ragazzi e benvenuti finalmente nel secondo episodio del restauro del mio HM50. Quest'oggi ragazzi siamo qui insieme ovviamente a Lucio Polini. Ciao a tutti. E ad un ospite speciale che non avete mai visto sul mio canale. Dai, sono io, ciao. Sono Ivan Giussani, stranamente ho in mano un motore. Nel caso in cui vi foste persi l'ultimo episodio ragazzi, il primo episodio di questa serie, vi invito ad andare a guardarlo nella i qui in alto a destra. Allora, cosa faremo oggi? Finalmente potremo mettere le mani sul blocco. Per cominciare a fare ovviamente questi lavori, dato che qui non è proprio l'ambiente ideale, andremo in un'altra location. Nello scorso episodio ragazzi c'è stato qualcuno che mi ha detto: certo che in un episodio non avete montato assolutamente nulla. Vabbè, mi sembra anche ovvio, essendo una serie, teoricamente In un tot di episodi fai un bel po' di lavori. Oggi andremo a fare tanta di quella roba che se questo video dura meno di 10 minuti è perché ho sbagliato tutto dalla vita. Per chi avesse visto con grande attenzione l'ultimo video, siamo nel luogo dove abbiamo fatto il banco prova dell'HM con il risultato stratosferico di 9 cavalli. mamma mia ragazzi. E immagino che cominceremo a lavorare qui. Prima cosa che facciamo è andare ad aprire l'accensione. Il copricarter. Scusa. Devo girare le 6 viti? No, sono 5. cinque, Oh mamma mia, vabbè dai, è più semplice Dai. allora. Quindi adesso andiamo a svitare le viti, bello pulito come potete vedere. Io giuro che la pulivo, però... Ok, damn. Imparerai molte cose oggi. E adesso possiamo andare a togliere la nostra accensione con la pistoletta pneumatica. Houston, abbiamo un problema. Cioè, ti dico non prenderti male, però è seria come roba. Ma cosa vuol dire seria? Nel senso... Ha messo un'accensione che praticamente quando lo montano dentro c'è una mezzaluna che praticamente si incastra, si blocca e non la tiri più fuori. Io 2 blocchi mi sono capitati così, 2 blocchi hanno dovuto tagliare, uno al plasma. Sei serio? Te lo giuro, il problema è che butti via l'albero perché devi proprio tagliare via questa, toglierla. Beh, il problema è che fondamentalmente non riusciamo a togliere l'accensione. Non riescono a togliere l'accensione, io sto facendo le riprese. Allora praticamente, come potete vedere, è stata talmente forte che ci ha mangiato via tutto questo. Devi comprare gli estrattori del 19. Come diceva Lucio, mi sa che questi qua vanno ricomprati. A me avevano spiegato la mezzaluna lì praticamente, cioè slittava quando la stringevano la prima volta, quando la chiudevano in fabbrica, praticamente slittava sul volano e si incastrava e non veniva più fuori. Cose complesse. Allora, il papà di Lucio ha chiamato ed è in telefonata in questo momento con il proprietario di Vent, credo. Che adesso HM praticamente. Sì, è HM diventata Vent, quindi conosce molto bene questo motore. E allora avevo ragione io. Tra l'altro la cosa divertente che fa mentre erano lì a smanettare dice: è una cosa che succedeva con modelli di 6-7 anni fa. Mi ha detto 2012, quindi proprio perfetto. Mi raccomando meccanici, andate a commentare qua sotto dicendo che non è vero, abbiamo chiamato il proprietario della Vent. Vabbè, ma andiamo di flessibile. Sì, ma devi stare attento a non segnare i casi. Ma sai cosa vuol dire? Fra, devi tagliare a spicchi piano piano tutto. Raga, miracolo dei miracoli. Luca ci ha aiutati saldando non so cosa e in un modo o nell'altro è riuscito a togliere tutto il necessario e abbiamo l'accensione bella libera. Quindi dopo che eravamo convinti di aver dato tutto per perso, possiamo ricominciare. Pit stop. Arriva la Ferrari. Non ho attaccato la gomma. Classica strategia Ferrari. Quindi dopo aver buttato via 2 estrattori sono riusciti a fare questo lavoro. Adesso ripartiamo con le cinematiche, le riprese fighe. Andiamo a smontare del tutto l'accensione e poi apriamo il blocco. 3 ore ci abbiamo impiegato a togliere. 3 ore? 5 viti e... Specifico che l'olio lo abbiamo tolto prima perché ovviamente facendo le saldature volevamo evitare alcun tipo di rischio prima di far esplodere l'azienda. Come vedete abbiamo tolto il cilindro, vi faccio notare la perfezione del mio pistone raga, alla faccia di tutti quelli che mi dicevano che l'avrei grippato.
No, anche il cilindro è messo strabene. Comunque posso essere, cioè sarò sincero, obiettivo. Non l'hai mai tirata? No, l'ho stratirata. Però la usava una volta al mese. È vero, però io la prima volta che la usavo sta moto, che non sapevo manco come funzionassero le marce, arrivavo in curva dalla sesta alla prima, cioè è impossibile quasi che sto pistone e il cilindro si messi così bene. Dici così, poi apriamo il cambio e vedi che mancano i pezzi. Probabilissimo. Quindi ora cosa che stiamo facendo? Finiamo di togliere l'olio motore. Ah beh certo, perché ne rimane ancora qualcosina. C'è da notare che è nuovo l'olio, io vorrei capire come sia possibile. È un po' un'incognita pure per me. Olio perfetto. Un sacco di tempo fa cosa è successo con sto HM? Che io stessi lavandolo. E hai lavato anche l'olio del motore? No, ho lasciato aperto il tappino dell'olio del miscelatore, mi è entrata l'acqua, quindi l'ho portato dal meccanico, il meccanico mi ha ripulito tutto, quindi secondo me ha cambiato anche l'olio, motore e tutto. È per quello. Poi da lì sì, l'ho utilizzata la moto, però vabbè, la utilizzavo veramente poco. Non esiste sta cosa? Non esiste? Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Comunque raga, da notare lo stand di questo blocco attaccato alla morsa. What the fuck? Cosa c'è dentro qua? Comunque raga, una roba che ho sempre pensato è: uno che ha creato il motore è un genio del male. È una roba assurda. Allora sto togliendo i dischi della frizione. Tu togli i dischi e dall'interno hai un'altra vite. Dopo che hai tolto quella roba lì per aprire il blocco, Allora svitiamo questo coso qua e togli gli ingranaggi. Anche questo? No, il contrabbero lo lasciamo. Sì. Sì, tanto. Non ce l'ho. ma che stanno dicendo? Damn. Allora qua dentro teoricamente dovrebbe esserci questa. Dove c'è il filo della frizione? Quando tirate la frizione, questo si chiama spingilisco, esce, spinge i dischi, per cui la frizione funziona, capito? Metti le mani a conchiglia davanti col buco qui. Sfera e asticella. Adesso facciamo una pausettina pranzo. Ma che c***o stai dicendo? Non hai capito un c***o? No, facciamo dopo. Ah, no. Stai chiedendo anche te. Per andare a pulire il blocco adesso andiamo a dare una bella lavatina al blocco con, come si chiama sta roba? Petrolio bianco? No, non so cosa sia neanch'io. Finalmente è arrivato il momento della pausa pranzo all'alba delle 2:37 e poi andiamo con la chiusura del blocco. Come avete visto siamo arrivati, ci siamo fatti una mangiata al McDonald's. Non ci sporchiamo le mani. Perché c'è Ivan Giussani. Allora, i prodotti che andremo ad installare saranno cuscinetti nuovi e paraoli, dalla regia mi correggono, dischi della frizione, albero motore e il pezzo forte, accensione. Prima cosa da fare, paraolio, cuscinetti. Togliendolo però, cioè per toglierlo dobbiamo scaldare. Direi che per questa seconda parte di video possiamo passare già al montaggio. Pistola al massimo, come credo possiate vedere, e andiamo a riscaldare per qualche minuto così che si dilati il più possibile il carter e poi sia molto più facile andare ad inserire, anche perché è l'unico modo, i cuscinetti. Ok, ora andiamo a montare il cambio. Me li metti un pelo più dritti? Ok. Stiamo andando a montare le forchettine del cambio. Momento della verità ragazzi, vediamo se il cambio funziona, e se il cambio funziona vuol dire che Dio ha guardato giù e possiamo concludere questo lavoro che è veramente stato incredibilmente lungo. Funziona o no? Sì. Allora. Giuro, a un certo Seconda, punto. terza, quarta, quinta, sesta. Che brutto! Quello praticamente è il paraolio lato accensione. Lato accensione. Per cui mo montasti. Ci sei? Vai bro. Tra una cosa e l'altra siamo arrivati al pezzo finale. No, in realtà mancherebbe l'accensione, però l'accensione poi andrà messa in fase, quella là sotto, il fontermico. Quando avremo messo il pistone. Bravo. Lo mettiamo. Adesso tocca, poi metti il piatto. Tocca a me. Tocca di nuovo a me. Andrebbero bagnati nell'olio motore. Non lo facciamo perché metteremo l'olio motore più avanti.
dopo circa 8 ore di lavori contando la pausa pranzo. Come vedete abbiamo chiuso il blocco, siamo tutti e tre molto stanchi. Specifico che ovviamente in queste 8 ore dovete considerare che abbiamo registrato il video, cambio inquadrature, cinematiche, questa serie di cose, quindi non venite a dirmi ma io a casa il blocco lo smonto e lo rimonto in 2 ore. Quindi ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invitiamo a lasciare tanti bei mi piace. Se arriviamo a 25.000 mi piace vi droppo subito il prossimo episodio dell'elaborazione dell'HM. Noi ragazzi ci vediamo in prossimo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando seguitemi su Instagram, il mio nickname è Ediano. Noi ci rivediamo in prossimo video e Adios.